opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 17 ottobre 11. Eletti, amici cari, restatemi fedeli. Vi chiedo fedeltà sia quando tutto va bene sia quando va male. Sposa amata, questo è un tempo forte, è un tempo unico, è quello della gioia grande in me per coloro che credono, è quello della purificazione per chi ancora non si è deciso, ma è anche quello della disperazione per coloro che in me non hanno voluto credere. Sposa amata, il mondo è profondamente diviso a causa delle scelte fatte da ognuno, lo è, sposa cara, e lo sarà sempre di più. Come si avvicina alla conclusione della scena? Mi dici dolce amore, Gesù, balsamo soave dell'anima, questo si può constatare ogni giorno. Ci sono quelli che presto ti hanno accolto nel cuore, costoro vivono sulla terra, ma lo sguardo è fisso al cielo, alle sue meraviglie, e tu, come premio lauto, hai posto un lembo di paradiso nella loro anima, che pregusta già le tue delizie. Vi è poi la categoria di quelli che ancora non sono decisi pienamente, perché ancora legati al peccato abituale, dal quale non riescono a staccarsi. Per questi è in atto la purificazione, talora forte ed incisiva, volta a loro beneficio, affinché presto si decidano per te. C'è poi la categoria dei duri di cuore e confusi di mente che ti hanno rifiutato, dolce amore, e vagano nel buio, persi nella loro follia. Costoro soffrono terribilmente ed hanno perso anche la speranza, per loro la vita è solo tormento. Ti supplico, dolce amore, aiuta tutti a capire che senza di te nel cuore e nella mente la vita perde significato, perde il suo colore, l'uomo non comprende la sua dignità. Sposa cara, se l'uomo mi accoglie presto capisce, presto, se tarda soffre di più, perché comprende, e dopo, se proprio non si decide, fa della sua vita un amaro calvario senza speranza. Concedo ad ogni uomo la capacità di capire la verità, ma non lo costringo a farlo. Ho concesso il dono della libertà e non lo tolgo. Mi dici Gesù adorabile e santissimo, vorrei che prima che si chiuda la scena attuale, definitivamente, ogni uomo giunga a conoscenza della tua grandezza. Chi ti conosce ti ama e vuole fare della sua vita un canto di amore per te, chi non ti ama è perché non ti conosce abbastanza. Serva il nuovo anno, che entra a farti conoscere sempre più dalle genti del mondo. Sia questo il tuo dono sublime, farti conoscere meglio, e ogni cuore arda d'amore per te, Gesù, riconosca il tuo sacrificio e faccia della sua vita un canto di adorazione a te, Santissimo. Sposa cara, quello che chiedi avverrà proprio nell'anno, che viene, in modo speciale, ma resteranno molti freddi ed increduli. Questo accadrà, sposa cara, fino alla fine del mondo. Allora ci sarà la divisione definitiva, come è avvenuto per le creature angeliche, chi resterà come Gesù, per sempre e godrà le delizie del mio amore, chi si separerà da me per sempre. Mi dici dolce, adorato, santissimo Gesù, voglio pensare a quelli che ti godranno per l'eternità e dimenticare quegli altri. Concedimi di restare ben stretta al tuo adorabile cuore. Resta, sposa amata. Godi le delizie del mio amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, figli del mio cuore, gioite con me, perché vivete nell'amore di Gesù. Egli ha preparato per voi sorprese belle. Coloro che hanno accolto me in questo tempo, speciale ed unico, hanno accolto mio figlio. Coloro che non hanno voluto accogliere la Madre del Cielo si trovano in difficoltà, perché un nemico terribile li vuole afferrare ed essi non hanno difesa. Mi dice la mia piccola madre cara, solo sotto il tuo manto ci sono sicurezza e pace. Accogli tutti gli uomini della terra in tale, soave culla, e nessuno resti fuori, preda del terribile nemico, che vedo contorcersi, pieno di rabbia crescente. Nessuno resti nel più grande pericolo di perdizione, lontano da Gesù e da te, dolce tesoro. Figli amati, certo che apro il mio manto per accogliere l'intera umanità, ma non costringo ad entrare chi non lo vuole fare. Chiamo a me ogni figlio perché sia salvo ed abbia gioia e pace, ma quanti non vogliono venire? Il mio cuore geme e soffre, vedendo lo scorrere rapido del tempo,
che non viene colto dagli indecisi, dagli increduli. Supplico il Figlio, Gesù, perché faccia scendere grazie speciali di salvezza per i più duri che non si decidono. Ecco le sue parole: madre cara, sai che voglio salvare ogni anima e soffro molto per quella che si perde. Faccio scendere grazie speciali, adatte ad ogni condizione, ma quanti restano freddi ed indifferenti? Scendono le grazie speciali, come pioggia fitta, ma i gelidi di cuore non le colgono e restano tali. Diviene più ricco chi già lo è e più povero l'indigente. Madre cara ed amata, ognuno fa l'uso che vuole della sua libertà, chi per la sua salvezza, chi per la sua rovina. Il mio cuore vuole tutti salvi, ma rispetto la libertà di ciascuno. Queste le sublimi parole di mio Figlio Gesù. Uniamo i cuori, piccoli miei, per la lode a Lui, il ringraziamento, l'adorazione. Biamo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima. Messaggio del 18 ottobre 11. Eletti, amici cari, state vivendo i giorni più grandi della vostra vita terrena, capite quanto è importante vivere bene ogni giorno. Sposa cara, questa generazione presente è cieca e sorda, vive in gran parte senza guardare i segni che mando, senza ascoltare i messaggi che do. Hai compreso questo, piccola mia? Mi dici adorato, 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 capisco ciò che vuoi dire. Tu parli, Gesù, amore santissimo, parli per farti conoscere, per farti capire, per manifestarti sempre più, ma chi ascolta la tua sublime parola, chi prende il tuo dolce messaggio d'amore? Sei come una musica dolce e soave in un'orchestra dove prevalgono i tromboni e la batteria rumorosa e chiassosa. Gli uomini, persi nei forti rumori, non prestano attenzione al suono dolce del tuo dire, alla musica soave delle tue sublimi parole. Tu hai parole di vita eterna, il mondo non le vuole capire e cerca il canto ingannevole delle sirene. Perdona, dolce amore, perdona tanta stoltezza. Continua a parlare, Santissimo, non dare ancora il tuo silenzio severo. Se passassi subito dalla misericordia alla perfetta giustizia, proprio in questo momento, chi si salverebbe? Il bel pianeta resterebbe proprio deserto, come avvenne al tempo del diluvio. Le strade, allora, brulicavano di gente, che parlava, rideva, scherzava, piombò dopo poco un profondo silenzio. Quando Noè uscì dall'arca, sentì tremare il cuore per il silenzio e la desolazione. Lo consolò, certo, la presenza della sua famiglia, che gli avevi lasciato. Dolce amore, non accada oggi qualcosa di simile a ciò che accadde allora. Gli uomini sono stati sempre immeritevoli, ma nel presente peggiori ancora sono che nel passato. Perdona. Perdona. Perdona, dolce amore, e realizza la tua promessa di fare una terra nuova ed un cielo nuovo. Sposa cara, la mia promessa si realizzerà come avvenuto delle altre, ma chi resta nella ribellione e non si ravvede, non vedrà la mia benevolenza, non vedrà le mie meraviglie, ma diverrà preda del nemico feroce, che si è scelto come padrone. Sposa cara, come spesso ti ho detto negli intimi colloqui, il presente è un grande tempo, unico, come mai c'è stato e mai più ci sarà. Ho chiamato ogni uomo, l'ho chiamato per nome e gli ho detto: nella mia casa vi sono molti posti, c'è anche uno per te. Nella mia reggia vi sono infinite ricchezze, sono anche per te. Nella mia reggia c'è ciò che serve alla tua piena realizzazione in me. Vieni, non indugiare ora, le porte sono ancora aperte, ma domani potrebbero essere chiuse. Questo ho detto ad ogni uomo della terra. Sposa cara, molte risposte sono venute subito, le anime entrate nella mia reggia sono felici in me, alcuni sono indecisi e rischiano, altri proprio sono spensierati e rischiano molto. Beato l'uomo che ha ascoltato con gioia la mia chiamata e non si è lasciato ripetere 2 volte: pregusta le delizie del paradiso, che non gli sarà tolto. Guai a chi è restato freddo ed incredulo, che farà nel momento del mio basta? Avrà il mio silenzio severo perché questo ha voluto? Resta stretta a me, sposa cara, godi le delizie del mio amore e fa conoscere al mondo i miei messaggi di salvezza eterna. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti.
Figli cari e tanto amati, non continuate a volgere lo sguardo alle cose della terra, dimenticando il cielo, passate, invece, rapidi sulla terra, come viaggiatori frettolosi, che vogliono tornare a casa. Figli amati, avete compreso che la vostra casa è il cielo, lì, dove Dio vi ha preparato un posto. Figli miei, la terra è solo un passaggio, è un rapido passaggio anche per coloro che vivono molti anni. Figlie del mio cuore, vi aspetta l'eternità, riflettete e capite che ogni giorno vi prepara all'eternità. Se chiedessi a ciascuno di voi: vuoi vivere nella gioia oppure nella più grande amarezza? Se facessi tale domanda, certo nessuno sceglierebbe l'amarezza, proprio nessuno. Figli amati, preparatevi ogni giorno all'eternità con Dio, preparatevi giorno dopo giorno e non lasciatevene sfuggire uno solo. Sapete, piccoli miei, sapete che i vostri giorni sono contati? Voi neppure uno ne potete aggiungere a quelli da Dio stabiliti, viveteli, perciò, bene, al servizio di Dio e del prossimo, rispettando ed amando anche l'intera creazione, così come Dio vuole. Figli amati, chi ama viene da Dio e si prepara a ricevere un premio meraviglioso da Lui, ma chi ha il cuore gelido non avrà. Figli amati, apritemi i cuori, perché li possa preparare alla venuta di Gesù siano caldi ed ardenti d'amore per Lui. Insieme, uniamoci nell'adorazione e nella supplica di intercessione per i lontani. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.